Gli uomini hanno monopolizzato l'interpretazione del Corano, ma è qualcosa che sta cambiando, perché abbiamo un numero crescente di donne imam in tutto il mondo. I fedeli della comunità islamica a cui appartengo da molti anni mi hanno eletta imama. Mi hanno scelta per condurre la preghiera. Già celebravo matrimoni musulmani e interreligiosi. Mi hanno detto: fai già tutto questo lavoro. Devi essere tu la nostra imama, e mi hanno eletto. Donne imam, donne che conducono la preghiera del venerdì davanti alla congregazione dei fedeli formata da altre donne, ma anche uomini. Donne che celebrano matrimoni e sanciscono divorzi, una rivoluzione nell'Islam, nata dall'interno, dalla rilettura con occhi femminili dei testi sacri. In Cina le moschee per sole donne esistono dal 1820. In Occidente ci sono donne imam in Canada, Stati Uniti, Belgio. Rabea Müller è la prima donna imam in Germania, a Colonia, ma la sua comunità conta altre imame in altre città tedesche. Sherin Kankan ha appena aperto una moschea a Copenaghen per donne e uomini, ma a condurre la preghiera sono solo donne. Il loro è un Islam liberale, così lo definiscono, cresciuto nel terreno fertile del liberalismo occidentale. Ciao! Ma nella stessa Europa le resistenze ci sono e si fanno sentire da parte dei rappresentanti di un Islam più tradizionale. No, l'Islam no. No, perché per esempio se c'è una donna davanti a me e fa l'inclinazione davanti a me, come posso essere? Io sono uomo. Se c'è una donna davanti a me e fa sujud per terra davanti a me, noi siamo uomini. Non siamo angeli, siamo uomini. Non si può, anche nell'Islam, non esiste che una donna fa l'imam. Per capire la genesi di questo Islam venato di femminismo siamo partiti dalle moschee europee, dai luoghi di preghiera dove le donne entrano da ingressi separati e hanno una balconata riservata o una sala a parte. Arrivano con i bimbi in braccio e affannate. I bimbi poi giocano e piangono e ridono durante la preghiera, cercando la loro attenzione, mentre nel salone centrale gli uomini assorti seguono il sermone. I figli maschi più grandi a volte li accompagnano. Due mondi a parte, almeno così sembra, ad occhi estranei. All'epoca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che facevano la preghiera le donne vicino anche uomini, della parte destra così degli uomini, e poi facevano normalmente, rientrano le stesse porte. Allora quando è diventata la folla, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: magari se potete lasciare una porta per le donne tranquille che rientrano, non date fastidio a loro, senza anche obbligo, obbligatorio sarebbe da lasciare una porta. Lei può venire con me a pregare, andare dove c'è la parte della femmina, io vado dalla parte della maschia perché questa è la seguente della religione musulmana. La moschea ospiterà 1200 musulmani, donne e uomini. Le donne pregheranno in una galleria rialzata all'interno della grande sala unica. Quindi è come se pregassero insieme. E in fondo questa soluzione non è nemmeno tanto sbagliata, perché le donne pregano sulla testa degli uomini che stanno ai loro piedi, e gli uomini questo se lo sono meritato.
proprio sulla suddivisione architettonica delle moschee, così come sui centimetri di stoffa usati per coprire le teste e i corpi delle donne, che si gioca la sfida delle nuove generazioni in Europa. I figli e le figlie di quegli immigrati e rifugiati arrivati nel vecchio continente a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando servivano braccia da lavoro, sono europei a tutti gli effetti e rivendicano la loro duplice identità, del mondo di origine cui appartengono le famiglie e di quello dove sono cresciuti, e insieme la professione di una religione più aperta ai costumi occidentali, di un Islam progressista. Le moschee in Danimarca, in Europa, nel mondo sono patriarcali nella struttura. Noi vogliamo sfidare la struttura patriarcale delle istituzioni religiose. Le donne hanno bisogno di una voce perché ci siano le stesse opportunità per gli uomini e per le donne. La moschea di Sherin Khankan nel centro di Copenaghen è la prima in Danimarca e in Europa, sull'esempio di quella di Los Angeles, prima negli Stati Uniti. È un appartamento messo a disposizione da uno scrittore non musulmano che crede nella coesistenza religiosa. Finora sono stati celebrati matrimoni e vi si tengono incontri. La preghiera regolare del venerdì inizierà a breve. Ma come si concilia questo spirito religioso innovativo con la questione che per prima viene in mente quando si parla di donne musulmane, il velo? Almeno in superficie, quello che per l'Occidente è il simbolo della sottomissione della donna alle imposizioni maschili sta divenendo una scelta, a volte condizionata, ma consapevole. Quando ho sposato mia moglie aveva 16 anni. Aveva 16 anni e praticamente ha 1,84 m. È una bellezza, un corpo da modello, diciamo, la diciamo, perché io lavoravo nell'ambiente della moda e mi piace l'altezza, mi piace la bellezza. Quando ho conosciuto lei a Marrakech era, diciamo, bellissima. Io ho cercato di fare di tutto per avere quella donna. Lei ha trovato il ragazzo giusto e ci siamo sposati. Lei non aveva il velo, con i capelli lunghi, tutto a posto. A un certo punto, quando ci siamo sposati, lei da sola, io ero moderno, mi piace la modernità, andare a girare con una donna bella così, ma a un certo punto lei ha deciso di mettere il velo. Io ho detto, guarda che tu sei libera a fare quello che vuoi, insomma, non è che io sono, Anche la sua mamma le ha detto, perché metti il velo che hai 16 anni, perché la tua bellezza la devi godere? Lei ha detto, no, il mio uomo l'ho trovato, non ho più voglia, diciamo, nella vita quello che desideravo l'ho trovato, allora la mia bellezza la tengo solo per lui. A casa farò la sexy, diciamo, farò di tutto per farlo felice e io sto felice se lui è felice. Actually, before 4 years, Per la verità, fino a 4 anni fa non indossavo il velo. E quando camminavo per strada sentivo che tutti mi guardavano. Ora no, nessuno mi guarda. Vengo lasciata in pace e mi sento più tranquilla. Noor è da poco arrivata dalla Giordania per stare con il marito che a Napoli si sta specializzando in chirurgia. Anche lei è medico. The lady has the beauty, has the charm, and if you deal. La donna ha la bellezza, il fascino, e se vuoi vederne il corpo, non ti rapporti con lei in modo nobile, onesto. At her in this way, I mean, you will not be looking in a noble or truly honest way dealing with this lady, but if you protect her, ma se la proteggi, la copri, lei sarà certa che chi ha a che fare con lei la rispetta come una persona, con un cervello e delle emozioni e non come un corpo. As a feeling, but not as a body.
La stessa cosa potrebbe valere per gli uomini. Se li copriamo abbiamo a che fare con loro non per la bellezza ma per l'intelligenza. Sono d'accordo, non deve essere solo in una direzione. Dio non chiede alle donne di coprirsi e dà agli uomini la libertà di fare quello che vogliono. No. Agli uomini viene chiesto di non guardare le donne e rispettarle, di non considerarle in modo istintivo o animale o come vuoi definirlo. Le ragazze del corso di arabo che si tiene in moschea, entrambe di origine marocchina, parlano invece del velo come un atto di fede. Io non porto il velo fuori, lo porto qua in moschea per rispetto del posto, del luogo della moschea. Ecco. E perché non lo porti fuori? Ancora non è una mia decisione, comunque sono un po' libera, cioè fin quando mi deciderò 100%, allora sì, lo porterò con tutto il cuore. Comunque è completa la donna, cioè completa la tua fede quando te lo metti. Magari ma perché porti questo fazzoletto, signora? Ma sei in Italia, sei libera, toglielo. Poi spiego bene, signora mia, se il mio marito mi chiede di toglierlo, io lo dico ciao, non vivo più con te, perché questo velo non è perché il mio marito che mi l'ha... Perché è una regola islamica che è scritta nel Corano. Io sono musulmana, obbedisco al mio creatore, punto chiuso. Non c'entra niente il marito, non c'entra niente il maschio, né il padre né la madre. No, al contrario, quando lo avevo messo, non so, ero alla scuola media, 13 anni, io sono rimasta un anno a chiedere al mio padre di comprarmi il vestito, questo vestito, perché lo volevo mettere a tutti i costi. Amina Salah viene dall'Algeria, è arrivata in Italia nel 99, la prima cosa che ha fatto è stata iscriversi a un corso di italiano, poi ha cominciato a insegnare l'arabo a bambini e adulti. Insegnare è la sua vocazione. In Algeria teneva corsi di scienze islamiche nei licei perché ha un master in teologia, è guida religiosa e presidentessa dell'Associazione Donne Musulmane d'Italia. Se le si chiede perché l'Occidente associa il velo alla sottomissione della donna all'uomo, risponde che è solo per ignoranza e aggiunge: perché questo problema della donna in Islam, così, no, io la rifiuto totalmente. Sono libera, sono donna, sono sposata, ho studiato, ho viaggiato prima di sposarmi, ho viaggiato in Francia per preparare il master, ho viaggiato in Spagna quando ho avuto la maturità come un premio del mio padre e la mia mamma. Non vedo che, non lo so. Qualsiasi cosa venga commercializzata in Occidente passa per il corpo della donna, per il corpo nudo della donna. Io a questa cosa dico no, perché per me questa è la vera imposizione, la vera sottomissione alla mentalità maschilista, che poi è occidentale quanto medio orientale. Silvia Laila Olivetti è una scrittrice veneziana, convertita all'Islam per trovare un rapporto più diretto con Dio. Genitori sessantottini che le hanno insegnato la libertà delle scelte innanzitutto, Silvia difende i diritti dei musulmani e soprattutto dei convertiti e del velo spiega la simbologia identitaria. In tutte le comunità umane c'è questo bisogno di appartenenza, no? Il resto è anche un po' quello che dice il Corano: dite alle vostre donne di velarsi affinché siano riconosciute. Quindi il fatto di palesare la propria fede è una cosa che è semplicemente normale per noi.
A Milano, alla sfilata contro la guerra in Siria, 2 ragazze danno una loro interpretazione della modestia del velo. Il Corano dice di coprirsi in maniera adeguata al velo, cioè nel senso cioè devo essere proprio coperta se metto il velo, non posso mettere una minigonna eccetera. Quindi io per l'abbigliamento sono a posto. Per il trucco sì, cioè la matita in realtà è consentita di metterla e noi che siamo giovani, cioè, facciamo piccola eccezione e qualche trucco lo mettiamo. Cioè. È vero, forse non si dovrebbe magari mettere anche il trucco, però Dio dice che anche dobbiamo essere belle lo stesso, anche con il velo, e quindi un pizzico di trucco ci sta magari. Che protegga il corpo, mostri la fede o sia simbolo di un'identità o di un'appartenenza, si tratta comunque di un velo rivendicato e non subito. Diversa è la situazione in quei paesi in cui l'Islam è religione di Stato e lo Stato usa il Corano per negare i diritti elementari delle donne. Paesi come l'Iran e l'Arabia Saudita, per citarne 2, dove il velo è prigione del corpo e dello spirito. In Iran la discriminazione delle donne si mostra con il nero degli chador. Per sposarsi, viaggiare, aprire un conto in banca, ereditare, hanno bisogno del consenso del capofamiglia. Solo il 20% lavora, perché il regime preferisce che stia a casa a procreare, ma il 60% degli studenti universitari sono donne. Sempre più preparate, sempre meno influenti. In Arabia Saudita non possono neppure guidare un'automobile, l'adulterio è punito anche con la morte, per decapitazione o lapidazione, un sistema praticato ancora in 15 paesi nel mondo. In Pakistan la giustizia è fai da te. A ristabilire l'ordine pensa la famiglia responsabile di circa 1 migliaio di delitti d'onore all'anno, secondo la fondazione non governativa Aura. I can understand why she is inclined to reach a compromise. La regista pakistana Sharmeen Obaid Chinoy ha denunciato questi orrori in un film documentario, Una ragazza nel fiume, premiato con l'Oscar. Permettetemi di essere molto categorica. Non c'è posto nell'Islam per i delitti d'onore. L'Islam è una religione che dà alle donne molti diritti, in molti casi diritti uguali agli uomini. E i delitti d'onore sono la manifestazione del controllo patriarcale di una religione manipolata dagli uomini, che vuole le donne completamente dipendenti e succubi. Ma le giovani in Pakistan e in altri paesi stanno diventando sempre più coscienti dei loro diritti e li rivendicano. Ma proprio quando trovano voce per chiedere, queste società patriarcali le schiacciano e se non ascoltano le ammazzano. Ed ecco i delitti d'onore. Ho un problema anche solo con la definizione delitti d'onore, perché un omicidio è un reato e l'omicidio non ha nulla a che fare con l'onore, anche se molti usano questa espressione. In Germania abbiamo avuto per un lungo periodo diversi casi di questo tipo, soprattutto in passato. Ma io credo, anzi sono sicura, che sono casi che non hanno nulla a che fare con la religione. Questa è una rappresentazione della religione usata solo per legittimare delle pratiche tradizionali e tribali. Rabea Müller è nata cattolica per poi convertirsi all'Islam. All'università si è specializzata in teologia islamica e a Colonia ha aperto un centro di studi femminili. Ci spiega che il punto di partenza è stato cominciare a fare domande. Innanzitutto, fare domande è una caratteristica che appartiene alla natura dell'uomo, data dallo stesso Allah, che aiuta l'uomo a scoprire il mondo. Secondo, poi, nel Corano Allah invita gli uomini a confrontarsi, discutere, a fare domande. Un invito a ragionare, che si trova anche in molte storie metaforiche. C'è un punto, credo nel 100° versetto della 10ª sura, che dice che Dio è ferito dalle persone che non amano comprendere, ovvero da quelli che non fanno domande. Su questo fronte emerge la fondamentale differenza fra Islam liberale e quello più tradizionale. Prima di tutto, no?
io la applico a me stesso, la regola di Dio, poi chiedo dopo perché, il perché. È un ordine di Dio e Lui mi ha creato, Lui mi sa che cosa mi serve in questa vita. Lui che mi fa le domande, non posso farlo la domanda, perché l'hai fatto questo Dio? Amar Abdallah ha appena terminato la preghiera del venerdì, imam del Centro Culturale Islamico di Corso Lucci a Napoli, arrivato in Italia dalla Giordania nel 1984, promuove la cultura islamica e lo studio dell'arabo nella moschea. Sul controverso istituto della poligamia, su quanto sia esplicitamente previsto dal Corano e sui rapporti uomo-donna, le risposte sono ancora interlocutorie. No, è con la regola della religione la poligamia. Sarebbe da sposare più da una donna e anche della religione, però... E come si spiega? Ecco, c'è una regola della poligamia. Non significa allora la poligamia sarebbe, cioè nell'Islam esiste, allora vado a sposare liberamente più da una donna. No, assolutamente non è così. E i versetti nel Corano, quando ha parlato anche può sposare 1, 2, 3, 4, no? Ha detto anche Dio, se non potete fare la giustizia tra le donne, meglio sposare una donna. Allora, per questo caso, chi avrà la possibilità, sia anche come si dice, la capacità adesso, posso dire anche, può fare la giustizia tra le 2 donne o le 3 donne, può sposare, ma se non lo fa, sicuramente va all'inferno. Perché gli uomini possono sposare più donne e le donne non possono sposare più uomini? Una domanda semplice e anche la risposta più semplice di questa cosa. Allora, l'uomo quando sposa più da una donna, 2, 3, quando nasce un bambino lo sanno, questo è il figlio di questo uomo. Invece, il contrario, se la donna che sposa più da un uomo, il figlio di chi è? Sono finiti i tempi del profeta, non esiste l'uomo, con una deve fare di tutto per soddisfarla. È difficile veramente in questi tempi. Io vedo una cosa impossibile in questi tempi. Per avere 4 mogli deve avere un sacco di soldi, un baffo così che spaventi tutti quelli che ti girano intorno, che quando dici subito obbedienti, ma la società non può. Se l'Alcorano dice così, no, io non posso pensare altro. Io ne ho già 3, quindi... Lei ha 3 mogli? Sì. E come fa a mantenerle? È Dio che la mantiene, mi mantiene anche me il Dio, quindi nessuno di noi può pensare, perché ogni persona è nata e Dio l'ha già creato il suo benessere. Io ho 3 mogli e 4 figli perché lavoro solo io perché stanno mangiando la mattina, la sera, come fanno anche altre persone che hanno dei miliardi. Basta un piatto la mattina, un pasto al pomeriggio e la sera. Mi scusi, ma lei ha 3 mogli in Italia, la legge italiana non prevede la poligamia, come fa? Assolutamente sì, ho 2 mogli in Senegal e una qua con me. Quando sono in ferie vado giù dagli altri mogli, quando sono qua con la moglie che ho qua. Senta, e le sue mogli possono avere più mariti? Evitato perché loro si vergognano di avere un altro marito, figurati, non vogliono neanche guardare un altro maschio, figurati se devono pensare a un altro marito. Ti dico una cosa, dai. Voi in tutta l'Europa sempre la poligamia che è indiscusso, la poligamia, perché? Però diciamo, l'Islam quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ricevuto la rivelazione coranica, è stato in una società, quella società aveva le sue regole, da quelle regole che gli uomini da quel tempo avevano il diritto di avere più di 4 mogli, non soltanto 4. L'Islam è venuto per dire no, più di 4 no. Però anche un'altra cosa, in Europa viviamo e vediamo che l'uomo ha il diritto di sposarsi con una
femmina, avere una moglie, però può avere 10 amanti indietro. Ma anche la donna? Anche la donna può avere 10 amanti. Però questo è sbagliato sia da parte dell'uomo che da parte della donna, perché in nero possiamo averli, in regola no. Io come donna no, non l'accetto, io no. Come donna europea, come donna occidentale, come donna musulmana, come donna, come essere umano, io non accetto il fatto che mio marito possa avere un'altra donna contemporaneamente a me. Rasmia Salah è nata in Italia da un papà musulmano e una madre cattolica. Dice che la religione islamica discende per via paterna e quindi lei è nata musulmana, ma dice anche che l'Islam è una scelta quotidiana, una fede profonda, rinnovata ogni giorno. È stata consigliere comunale a Bresso nel milanese, ora vive a Bologna con il marito e i figli piccoli e spiega che l'Islam non prevede divisione di genere. Nella religione islamica anche i diritti delle donne e degli uomini sono assolutamente uguali, i diritti così come i doveri. Non c'è scritto da nessuna parte che un uomo a casa non possa aiutare la moglie nelle faccende domestiche, tutt'altro. Nella nostra sunna, cioè l'insieme dei detti e dei fatti e dei silenzi del nostro profeta Muhammad, su di lui la pace, c'è scritto che il profeta aiutava in casa. E questo è un messaggio molto importante perché fa capire appunto che è vero che i ruoli della donna e dell'uomo sono diversi ma complementari. Le donne all'epoca del profeta avevano un ruolo fondamentale. Se pensiamo solamente che una delle sue mogli ha trasmesso più dei 3/4 dei suoi detti, questo è per la religione islamica fondamentale. Ho ritrovato nell'Islam vero in realtà, proprio tutti quei diritti che una donna deve avere, che l'Islam poi ha garantito alla donna ancora 1400 anni fa. Basta pensare al diritto a divorziare, che noi qui in Italia abbiamo avuto da pochissimo tempo. Anche nel tempo del profeta una donna è venuta al profeta a chiederlo che io non voglio più vivere con questo uomo. Ha chiesto perché? Perché non era bello. Non gli piace, dopo che ci sono sposati non gli piace più. E il profeta gli ha dato quello che ha voluto. Ma se il divorzio è consentito, il sesso è limitato entro i confini del matrimonio. Prima è vietato categoricamente alle donne come agli uomini. Tu sei sposato? No. Quindi tu non hai mai fatto sesso? Della verità, sì. Quindi sei un peccatore. Come funziona? Come funziona non le saprò dire. Stato un peccatore? Sì. Perché il sesso è vietato al di fuori del matrimonio? Perché dopo ci sono tante conseguenze del sesso fuori del matrimonio. E tu sei d'accordo? Sì. Quindi astensione? Sì, da anni. Shaima Benwadi è una giovane studentessa di ingegneria a Napoli e anche la responsabile dei giovani musulmani della Campania. Vive insieme ad altre 2 studentesse, una atea e una cattolica, come tengono a precisare. Sull'app, ecco, le 12:13, mo devo andare a pregare. Ok. Matilde, mi metto un attimo qua. Sì, tranquilla. No, non devo fare nulla, non ti preoccupare. Sì. Gemma, chiudo la porta. Sì. Aspetta che mi metto qua. Aspetta, come lo possiamo... Fatto? Nel vostro corso ci sono ragazzi carini? Siamo un po' inguaiati. Allora, se mi sentono quelli del corso...
Ti uccidono, ma ti... A te moschea invece? C'è qualcuno Non si dicono queste cose. Hai mai pensato di fidanzarti? Cioè, l'Islam non è che vieta il fidanzamento. Diciamo che quando mi vorrò fidanzare, dovrà essere capito, quando è un fidanzamento serio, cioè una volta che io veramente voglio sposarmi, mi laureo eccetera, quando avrò intenzione di sposarmi un fidanzamento serio fatto in casa è consentito. Diciamo che la cosa che non consente l'Islam è avere rapporti al di fuori del matrimonio, quindi avere una relazione proprio Ma tu completa. Ti puoi fidanzare con un italiano, cioè con un'altra persona, o deve essere per forza della tua religione? No, deve essere musulmano. Sei fidanzata? No. E quando ti fidanzerai? Non lo so questo. Ma lo sceglierai tu? Lo sceglierai tu, il tuo fidanzato, il tuo sposo, o lo sceglierà la tua famiglia? Giustamente sì, io. Io lo sceglierò. E lo sceglierai di fede musulmana? Sì. Perché? Perché è giusto così. Perché è giusto così? Perché comunque non posso, cioè non deve essere per forza musulmano, perché non voglio andare contro la mia religione, in qualche modo, diciamo. I matrimoni interreligiosi invece esistono e funzionano. Li celebra anche Bekir Alboga, l'imam di origini turche della più grande moschea di Colonia, la Moschea Centrale, da anni in costruzione perché al centro di innumerevoli polemiche. L'altezza dei minareti è stata rivista per non rivaleggiare con quella del celebre Duomo medievale di Colonia e la moschea dovrebbe essere pronta l'anno prossimo. Colonia a Capodanno è stata teatro di controversi episodi di molestie sessuali denunciati da circa 800 donne, di cui erano protagonisti uomini di indefinite origini arabe. Un caso clamoroso che, secondo molti, manifesta un problema sessuale nell'Islam, causato anche da questa proibizione del sesso prematrimoniale. L'Islam è una religione che loda la sessualità. La sessualità è nell'essere umano, non si può distinguere dall'individuo. È ovvio, normale che sia gli uomini che le donne ne hanno bisogno. Il buon Dio ci ha creato così. Der liebe Schöpfer, der liebe Gott hat uns in dieser Fassung erschaffen. Deswegen Quindi se un fenomeno è contrario alla natura di questa religione, non è islamico. Ma ha ragione, abbiamo dei problemi, perché abbiamo a che fare con le conseguenze della diversità sociale della comunità. In Indonesia hanno tradizioni diverse rispetto all'Afghanistan. In Iran diverse dalla Turchia, in Algeria diverse dalla Germania, eccetera. L'Islam trova che la sessualità sia qualcosa del tutto naturale, un'esigenza dell'essere umano. E ha detto che i giovani devono sposarsi prima possibile per vivere nel tempo giusto la loro sessualità. Sposarsi prima possibile, quindi, non la pensano proprio così i giovani di seconda generazione. In questo caffè turco, che si trova proprio accanto alla Moschea Centrale di Colonia, incontriamo alcuni esponenti dell'Associazione Studenti e Docenti Turchi della città. La componente turca fra i musulmani in Germania è la più importante, in particolare nella regione intorno a Colonia, dove sono venuti in massa a lavorare. Questi sono i loro figli, la seconda generazione è nata e cresciuta in Germania e nutrita di cultura occidentale su una matrice musulmana tradizionale. Con loro parliamo apertamente di abitudini sociali e costumi dei giovani e la loro posizione sul sesso è molto aperta. Faccio del mio corpo quello che voglio, dice in particolare questa ragazza. I miei genitori non interferiscono su quando mi sposerò e con chi. È una mia decisione.
L'associazione 180 gradi, fondata da un ragazzo 29enne di origini marocchine, Mimoun Berissoun, si occupa di offrire aiuto ai rifugiati di quest'ultima massiccia ondata di immigrazione. Si calcola che siano quasi 6 milioni i musulmani ormai in Germania, ma l'idea che l'Europa stia subendo una islamizzazione è del tutto da escludere, secondo Mimoun. Non ci sarà mai una islamizzazione dell'Europa. E questo perché c'è un'influenza reciproca. Anche se alcune giovani portano il velo, la maggioranza non lo porta più. Quello che mi auguro accada in questa società è che si sviluppi il rispetto reciproco per trovare soluzioni soddisfacenti per tutti. In questo senso le donne stanno platealmente sfidando i tabù. A Milano hanno inforcato le biciclette in massa in risposta alla provocazione di un imam tradizionalista che riteneva improprio per loro l'uso delle 2 ruote. In Inghilterra entrano in palestra e imparano a difendersi da sole con il kickboxing. Le imame intanto portano avanti il loro Islam liberale, in cui i diritti di uomini e donne sono uguali. Io pratico nella mia comunità l'Islam liberale. Non significa niente che sia un uomo o una donna a guidare la preghiera. Quello che importa è che la gente che prega dietro di lui, di lei, abbia fiducia in questa persona. Sono convinta che i valori della cristianità e dell'Islam e di altre religioni siano di fatto gli stessi. Condividiamo la generosità, la modestia, l'amore, la gentilezza, la moderazione, l'essere utili agli altri, il perdono. Tutte cose comuni anche alle altre religioni, non sono valori solo dei musulmani, ma la combinazione di questi valori con i nostri rituali mi piace, i valori profondi e la loro esteriorizzazione. Naturalmente ci sono differenze teologiche. Nell'Islam noi nasciamo liberi, non c'è il peccato originale e questo mi piace. Mi piace che nasciamo senza peccati. E noi non crediamo che Gesù sia figlio di Dio, ma sia un profeta. E questo è più vicino alla mia comprensione del divino. The divine. Sherin Kankan parla del suo Islam progressista con gli studenti dell'Università per stranieri di Copenaghen che seguono proprio un corso di femminismo nell'Islam. Il fenomeno ha già una sua storia che ha avuto il suo momento dirompente nel marzo 2005 a New York, quando un gruppo di donne musulmane si è riunito nella cattedrale di St. John the Divine per seguire la preghiera fatta da Amina Wadud, imama sudafricana, leader del movimento. Fuori, i tradizionalisti gridavano allo scandalo, la polizia ha dovuto proteggere le donne minacciate, ma il movimento liberale da allora non si è più fermato. Essere imama non significa solo guidare la khutbah, la preghiera. Si tende a interpretare il termine di imam o imama in modo restrittivo. Ma un imama è molto di più. È una persona che appartiene alla società e si prende cura del tuo spirito, a cui ti rivolgi quando hai problemi,
Metà della popolazione del mondo è donna. Quindi è importante che le donne possano rivolgersi ad altre donne per questioni personali, come il divorzio, la violenza fisica e la violenza mentale. Se hai perso un figlio, se aspetti un figlio. Ci sono tante cose intime di cui una donna preferisce parlare con un'altra donna e non con un uomo. E ci sono anche questioni religiose in cui una donna preferisce parlare con un'altra donna. Quindi un'imama è prima di tutto una guida musulmana dello spirito, qualcuno a cui rivolgersi quando si ha bisogno, al servizio della comunità. Abbiamo bisogno di queste figure ufficiali. Perché le donne sappiano che se sono soggette a violenza nel matrimonio si possono rivolgere a un'imama che non gli dirà di pazientare e sopportare. Come donne abbiamo più esperienza e sappiamo come rispondere. L'importanza della leadership e di una rappresentanza femminile è al centro anche dell'intervista alla radio danese che Sherin dà dopo la lezione. Nata da padre siriano e mamma finlandese, Sherin dice che fin da piccola ha visto la madre pregare in chiesa e poi fare il Ramadan con il padre. Ha imparato che le religioni possono coesistere come le persone più diverse. La madre è abituata a nuotare nuda nel lago, il padre musulmano tradizionale, ma pieno di rispetto e sensibilità nei confronti delle donne. L'Islam femminista si sta diffondendo, ma è importante sottolineare che non dobbiamo solo promuovere le donne, ma un Islam progressista, perché anche le donne potrebbero promuovere un Islam tradizionale. Questa moschea di Mariam è un luogo di preghiera, il luogo dove istituzionalizzare queste idee progressiste. E questo è uno scopo molto più grande che non solo avere delle donne imama. Very nice.